Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 24, un'edizione Centauria, il modello è in scala 1:8. La macchina vincitrice del Rallye di Monte Carlo nel 1984 con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Andiamo subito a dare un'occhiata. Mi raccomando ragazzi, vi consiglio di seguirmi perché a qualcuno sicuramente sarà successo quello che è successo a me e quindi io vi dico come sono andato poi ad intervenire. Troviamo la sospensione posteriore destra. Ricordo che nel numero precedente, il 23, abbiamo montato la sospensione posteriore sinistra. Non è del tutto montata, però abbiamo messo già il fusello, la forcella del fusello, lo stelo ammortizzatore, la molla, il carte di protezione, la pinza del freno con il suo tubo, ed è la stessa cosa che troviamo qui. Abbiamo anche 3 serie di viti, CM, SM e WNM, chiedo scusa. Tutte e 3 sono da avvitare nel metallo. Io mi sono avvalso di un lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante, mentre vi faccio vedere i pezzi che ho già elencato quando ho parlato della sospensione che abbiamo montato nel numero precedente, la sinistra. Allora colgo l'occasione, mentre faccio scorrere queste immagini, di salutare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie con tutto il cuore ragazzi. Ricordo alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, di iscriversi al canale, attivare la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Qui ho già incollato il tubo per fare il video un po' più breve. Comunque il metallo è presente in tutti questi pezzi che adesso vedete nelle mie mani. La parte in plastica è solo questa. Allora, la prima cosa che sono andato a fare con una vite CM sono andato a crearmi il filetto qui. Poi ho preso 2 viti SM e mi sono creato i filetti qui. Ho preso un'altra vite CM e sono andato a crearmi il filetto solo su questo, perché in quest'altro foro qui ci sarà il perno dedicato, eccolo qui, che andrà a inserirsi così. Poi con la vite WM sono andato a crearmi questo filetto qui, ma prima di fare questo prendete il perno dell'ammortizzatore, lo mettete così all'interno, eccolo qui, e con una vite CM vi andate a creare il filetto qui. Ricordatevi quello che vi ho detto, guardate la perpendicolarità della vite sia da questo lato che da questo lato, fate attenzione. Allora, una cosa importante che vi volevo dire, perché poi di fatto questo montaggio è abbastanza semplice, è di fare questa prova qui, guardate, è importantissima.
sto cercando, eccolo qui. Inserite il perno così e provate a far ammortizzare la sospensione, perché sicuramente a qualcuno capiterà di trovare completamente la parte finale ostruita, cioè non è stata assolutamente forata. A me è successo perché quando sono andato a provare, vi ricordate, vi dico sempre, provate prima, così non avrete sorprese di sicuro, brutte sorprese. Sono andato quindi a fare questo movimento ed era bloccato, non scendeva assolutamente. Adesso invece scorre perfettamente. Cosa ho fatto? Guardate, vi do due misure. La punta è da 4, ok? Quindi 4 mm. Punta da 4, andate a forare, mi raccomando, perpendicolari al foro, sia da questo lato che da questo. È importante, ragazzi, ve lo sottolineo, perché voi guardate solo una parte e poi magari da quest'altra parte, vedete, così lo vedete dritto, ma se lo girate lui è storto, ma così lo vedete diritto, ok? Adesso ovviamente io l'ho esasperato, no? Per farvelo vedere meglio. Poi, quanto l'ho fatto inserire il perno? 2 centimetri. Non guardate che 2 centimetri e 2 millimetri. Se volete, io l'ho fatto preciso 2 centimetri e 2. Vi mettete un pezzo di nastro carta a 2 centimetri e 2, ma vi basta anche a 2 centimetri, ve lo dico, e forate finché vedete che la carta arriva a filo. Prendete questo, lo inserite, ecco qua. Mi raccomando, questa prova è importante perché poi alla fine, se non vi accorgete, gli ammortizzatori non vi funzionano o ci sarà magari una parte che non vi funziona, anche se non ci dobbiamo giocare. Però se volete provare a vedere se il modello ammortizza, sicuramente non ammortizzerà, se avrete riscontrato anche voi questo problema. Bene, adesso passiamo al montaggio, poi vi faccio vedere quello che ho montato fino al numero 24 e poi ci salutiamo. Prendo quindi questo, vediamo cosa è, la forcella del fusello, questo è il fusello, quindi vado a svitare questa vite qui, che ricordo essere la CM, questa. Inserisco questo così, non vi potete sbagliare perché è sagomato come il posto dedicato dove dovrete andarlo ad inserire. Se vi siete creati i filetti, vi basterà girare il cacciavite al contrario, non appena sentirete il click avviterete senza problemi. Ecco qui. Stringete pure forte. Così. Poi montiamo adesso la pinza dei freni, quindi vado a svitare le due viti SM. Così. Intanto volevo anche ringraziarvi per le numerose condivisioni del mio video
e dei miei video nei gruppi dedicati. Vi ringrazio perché mi aiutate tantissimo. D'altronde lo sappiamo, la pubblicità è l'anima del commercio. Adesso andiamo a mettere il carter, questo che è l'unico pezzo in plastica, svito la vite CM, ecco qui, e avvito. Bene, a questo punto prendo la WM, fate attenzione perché ve l'ho già spiegato l'altra volta e ve lo dico di nuovo, guardate. Qua abbiamo il foro che è più largo, qui abbiamo il foro che è più stretto. Abbiamo una svasatura. Questo vi permette di inserire più facilmente la vite. Se lo mettete al contrario, non è che non riuscite a fare il lavoro, però sbagliate perché, guardate, vedete? Qui si avvita e si crea il filetto anche un po' qua. Da questa parte invece lui è più largo. Avete visto? Quindi metterò la parte più larga dove avrò anche qui sulla forcella la parte più larga. Questa è più larga, questa è più stretta come parte il foro. Quindi largo e largo, eccolo qui. E avvito. Stringete forte, ovviamente non arrivate a rompere la vite, ma deve essere rigido questo movimento. Poi non vi preoccupate perché 2 o 3 volte che fa così e si mette a posto. Adesso svito questa vite che ricordo essere la CM. Qui abbiamo questa parte qui. Eccola lì, come un'unghia che deve andarsi a inserire qua. Ecco, qua. Quindi facciamo così. Se vi siete creati il filetto, tutto sarà più semplice. Prendo la vite, la inserisco già da dietro nel foro. Ok. Perfetto, devo solo stringere bene. Aspettate che metto un rialzo qua sotto per non piegare i paraspruzzi perché ancora mancano le ruote posteriori. Perfetto. Ecco qui.
che meraviglia. Non è ancora da montare nulla, però insomma va poi messo così. La molla, ricordo che la parte con le spire più ravvicinate va sulla parte superiore dell'ammortizzatore, quindi così. Questa è la parte inferiore, parte superiore. Giratele una volta montate, non adesso, affinché non riusciate a vedere dove inizia e dove finisce la molla, e viceversa le girate è anche più carina da vedersi, sempre che si veda. Ecco qui. Ecco. È ovvio che adesso non è assolutamente stabile nella sua posizione, vedete? Però siamo andati avanti, come è ovvio che sia. Adesso vi faccio vedere il musetto, il cofano e ci salutiamo. Ecco il musetto, bellissimo. Tra l'altro ho visto anche la Lancia Martini della IXO, la 037, e sinceramente io non la farò, prima perché non ho la possibilità, perché sono già obbligato di bollettini da pagare, e poi perché non è fatta bene. Mi dispiace dirlo, però non si può dare un prodotto così. Guardatevi le foto, è molto scarno il motore, l'abitacolo. Aspetterò che esca di queste versioni, insomma, allora sì, sicuramente poi faranno anche la Delta S4, sicuramente. E certamente spero comunque spero che escano quando avrò già finito diverse collezioni, così potrò non rimanere con l'acquolina in bocca, ma poter proprio materialmente acquistarle. E infine il cofano, e abbiamo finito. Mi raccomando, fate quella prova anche su quello che avete montato nel numero 23, quella che vi ho fatto vedere prima dell'escursione del perno dello stelo dell'ammortizzatore all'interno del fusello. Mi raccomando ragazzi, perché poi non vi ammortizza la macchina. I più fortunati non avranno riscontrato questo problema, quelli meno fortunati sì. La soluzione ve l'ho data, semplicissima, certamente dovete avere un trapano. Ecco qui, guardate. Il motore è ricco di particolari, vedrete poi man mano che andiamo avanti, anche nel baule posteriore vedrete cosa non ci sarà. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio carissimi, un saluto e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Michelangelo non si vede, bene, mi sono risparmiato un'altra zampata con tutte le sue bellissime unghie. Adesso andiamo a vedere i danni che mi ha fatto. Se avete voglia date anche un'occhiata, perché ho appena fatto il video della Lancia Stratos HF Livrea l'Italia, vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga, sempre in scala 1/8, sempre edizione Centauria, ed è l'uscita numero 74 di 110, come anche questa, dove sono previste 110 uscite al completamento del modello. Ciao a tutti, grazie veramente, sempre del vostro tempo.